Nella vita, ad un certo punto, a chi non è capitato di dover avvolgere una bobina? Sappiamo quindi tutti che avvolgerla con le nostre mani è duro affrontare la pazienza, che basta per poco. Quindi un'ottima alternativa è comprando un macchinario in grado di farlo per noi, che però costa quanto la fatica che ci risparmierà, decisamente troppo. Oppure, punto di vista personale, i macchinari possiamo costruircelo noi, che è esattamente ciò che ho fatto. Per fare tutto ho utilizzato una stampante 3D e una CNC da banco per fresare il legno, anche se il requisito principale è semplicemente evitare di impazzire. Ho quindi iniziato modellando i vari pezzi in 3D da fresare e da stampare, per poi effettivamente realizzarli. Molto soddisfatto dal risultato ho iniziato fissando i motori passo passo sui supporti di legno. Ho poi proseguito fissando i supporti a una tavola di legno utilizzando grandi bulloni in acciaio. Ho poi fresato questo supporto su cui fissare le guide e l'asta filettata, avvitando su esso un micro interruttore che fungerà da fine corsa. Il cuscinetto a sfera servirà a permettere all'asta filettata di ruotare con quanta meno frizione possibile. Ho poi inserito l'asta filettata da 8 mm nei supporti, legandola al motore passo passo mediante piccole brucole. Ho utilizzato poi due tubi d'alluminio da 12 mm come guide, inserendo anch'essi negli appositi fori sui supporti. Questo è il carrello che scorrerà nelle guide su cui monteremo il sistema di carugole che permetterà l'avvolgimento. Ho quindi iniziato ad assemblare la parte elettronica, composta da due stepper driver A4988 collegati a un Arduino Mega. Una volta programmato Arduino in C, ho iniziato a testare il tutto, verificando che le funzioni di calibrazione funzionassero. Ho poi unito al carrello, con della colla per legno, il sistema di avvolgimento, suddiviso in un insieme di carugole e un tendifilo. Questo è il risultato finale, sembrava meglio delle mie aspettative, restava solo verificare che funzionasse. Così, ho teso un filo di rame da 0.2 mm e, configurando il programma Arduino con i vari parametri, ho avviato il tutto. A parte un piccolo disguido all'inizio, posso ritenermi soddisfatto. In futuro probabilmente pubblicherò qualche miglioramento. Per ora è tutto, spero sia stato utile.